Ok, ve lo dico subito, non sto smettendo di fare video e non sto chiudendo il canale. Il titolo di questo video è leggermente clickbait, però è perché voglio parlarvi di un problema reale che tutte le persone che insegnano italiano su YouTube hanno e di come io ho deciso di risolverlo. Ciao a tutti e benvenuti. Se non mi conoscete ancora, mi chiamo Mattia e da ormai centinaia di video vi sto parlando usando la terza persona plurale, il voi. L'ho sempre fatto, fin dal primo video. Mi chiamo Mattia perché è la forma più comune in uso su YouTube e in TV per parlare al pubblico. Però c'è un problema. Prima di tutto, quello che funziona su video italiani indirizzati prima di tutto agli italiani non necessariamente funziona su video che verranno visti da persone che parlano l'italiano come seconda lingua. In più, non sono mai riuscito a pensare a voi come a un pubblico. Me lo ricordate ogni volta che faccio una live e lo so, non lo faccio molto spesso, ma questa è un'altra cosa che cambierà nel futuro. Me lo ricordate ogni volta in cui vi leggo sul gruppo Telegram, che ormai ha più di 250 persone che mi sembrano una famiglia più che un gruppo di studio. Insomma, era da un po' che darvi del voi cominciava a starmi stretto. Quindi, quando un mio amico mi ha consigliato di pensare a un'alternativa, ho capito che era arrivato il momento giusto di smettere. Solo che in inglese è facile, usi lo you e non sbagli. In italiano, come ben sapete, abbiamo due generi che si mettono in mezzo quando si prova a parlare al singolare in modo neutro. Quindi, ecco cosa ho deciso. Dal prossimo video parlerò ogni volta a una sola persona, di genere femminile o maschile, scrivendolo in un piccolo box all'inizio del video. Penso che questo vi possa aiutare, perché una delle cose più importanti per imparare l'italiano è l'esposizione. E sicuramente per voi è più utile assorbire le forme del tu, la seconda singolare, che del voi. In più aiuta anche me, perché così non mi sembra di parlare a una massa informe, ma a delle persone vere, come se vi parlassi dal vivo. Probabilmente mi sbaglierò e ogni tanto vi darò del voi, però giuro che farò del mio meglio. Naturalmente voglio sapere anche la vostra opinione. Vi piace quest'idea? Fatemelo sapere in un commento. E poi ora siete quasi 6.000 persone e ho deciso che da ora in avanti si fa sul serio. Sto preparando un sacco di nuovi video sulla grammatica italiana e mi sto organizzando con Luca e Dario, i miei amici videomaker, per girare tanti video in giro. Come sapete, la mia intenzione è di rendere Lingua Franca un canale in cui, oltre a imparare l'italiano, potete visitare con me i posti belli d'Italia, quelli più caratteristici e meno turistici. Quindi preparatevi. Questi erano gli annunci. Però è un po' che non leggo i vostri commenti in un video. Vediamo un po'. Partiamo da un grande successo. Miguel Angelo ci dice che ha cominciato a imparare l'italiano solo un anno fa e tra 2 settimane farà il C2, quindi il massimo livello che si può avere in una lingua. E questa lingua gli ha permesso di fare tantissime cose bellissime. Grande Miguel, fantastico. Arrivare al C2 in solo un anno, anche se come penso dal tuo nome la tua prima lingua è lo spagnolo, quindi non è troppo lontano, ma arrivare al C2 in un anno è comunque un risultato fantastico. Maria Esther ci dice che più che una curiosità, siamo nel video sulle curiosità sulla lingua italiana, il fatto che l'italiano sia studiato da milioni di persone, forse non per la sua utilità a livello mondiale, ma per la sua bellezza. È vero, l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo e non perché è utile. Tutti studiano l'inglese perché serve, io lo insegno, figuratevi. Tutti studiano lo spagnolo perché serve nel lavoro, soprattutto in America. Il tedesco in Europa serve molto, il cinese.
L'italiano non serve a molto, ma è bellissimo, quindi le persone che lo studiano di solito sono davvero appassionate. Greg mi suggerisce un video molto interessante che sicuramente farò, ovvero le parole usate in italiano ma che non sono in italiano, quindi tutti i termini stranieri, soprattutto inglesi ovviamente, che usiamo quotidianamente in italiano e ce ne sono davvero tanti e sempre di più. E sì, Anna, siamo pieni di doppie. Anna ci fa notare quanto gli italiani adorino le doppie consonanti in parole come appallottolare, disseppellire. Fantastico. Effettivamente per noi è normale, ma il suono di queste parole è piuttosto complicato. Catherine ci parla di una parola francese molto lunga. Ci provo? Ci provo. Anticostitutionnellement. Come l'ho detta? Che vuol dire anticostituzionalmente. Oddio, esiste in italiano questa parola? Sì che esiste, Mattia, ma l'hai detta sbagliata. Bella, sì, molto lunga e molto difficile. Saskia ci fa notare una cosa sull'italiano che in realtà è una cosa vera per moltissime lingue, ovvero abbiamo più eccezioni che regole. E io vorrei concludere proprio con una considerazione su questa cosa. Succede spesso che quando si studia una lingua, soprattutto a scuola, vengano giustamente anche, diciamo, insegnate le regole di questa lingua. Però pensate a come parlate la vostra lingua madre, non pensate alle regole, spesso neanche le conoscete, però sapete comunque parlarla bene. Perché sì, ci sono tantissime regole, ma anche tantissime eccezioni. E quando poi dovete parlare questa lingua che state imparando, l'italiano nel vostro caso, è molto difficile parlarla o scriverla in maniera fluida, con fluency appunto, se dovete pensare alle regole. È molto meglio cercare di assorbirla, ovviamente studiando alcune delle regole più importanti, più fondamentali, ma poi cercare di abituarsi al suono o ovviamente all'aspetto delle frasi se state scrivendo e leggendo, per capire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, perché effettivamente i madrelingua fanno quello. Sicuramente è un metodo che vi darà l'impressione di progredire più lentamente, però in realtà state davvero acquisendo quella lingua. Quindi, come già vi ho detto in tante altre occasioni, è molto più importante l'esposizione e l'utilizzo di una lingua che lo studio a memoria delle regole. Poi, ovviamente, continuo a fare i video di grammatica perché alle volte abbiamo un dubbio specifico su un argomento e di grammatica e vogliamo risolverlo. Allora, in quel caso, andatevi a vedere i video, va benissimo. Ma in generale il mio consiglio, se vogliamo riassumere, è di usare la lingua più di quanto la impariate. Quindi imparatela un pochino e poi usatela tanto, ascoltate tanto materiale, scrivete, parlate, leggete tanto e piano piano l'italiano diventerà parte di chi siete, se lo fate un pochino tutti i giorni. Per oggi è tutto. Ma noi ci vediamo nel prossimo video e se nel frattempo volete continuare a migliorare il vostro italiano, vi consiglio di guardare subito questo video.